Benvenuti o bentornati ai miei iscritti sul mio canale. Se fai parte dell'oltre l'80% dei miei spettatori che ancora non si è iscritto, ti invito a farlo. È gratis e per il canale fa tanta differenza per continuare a crescere e portare nuovi contenuti. In questo video vi presento la storia dei cugini Salvo di Salemi. Ignazio Salvo, nato il 27 maggio del 1931 a Salemi, e il cugino Antonino Salvo, nato il 14 luglio 1929 a Salemi, legati a Cosa Nostra. I cugini Salvo furono due imprenditori, esponenti politici aderenti alla Democrazia Cristiana e affiliati alla cosca mafiosa di Salemi, in provincia di Trapani. Ignazio Salvo era vicecapo della famiglia, mentre Antonino, per un certo periodo, aveva rivestito la carica di capodecina della stessa cosca mafiosa. Vengono ricordati in modo congiunto e chiamati come i cugini Salvo. Nel 1955 Nino Salvo sposò la figlia di Luigi Corleo, che era il gestore di una delle piccole società che avevano in appalto la riscossione delle tasse. Insieme a Corleo e al cugino Ignazio, Nino Salvo dette vita ad un cartello che si assicurò la riscossione del 40% delle tasse siciliane. Nel 1962, con l'aiuto di Salvo Lima, i cugini Salvo ottennero l'appalto per la riscossione delle tasse a Palermo e negli anni successivi si accaparrarono enormi cifre provenienti da contributi europei stanziati per l'agricoltura siciliana, attraverso le aziende fondate con i ricavi esattoriali stessi, e li utilizzarono per costruire sulla costa di Santa Flavia a Palermo l'Hotel Zagarella, struttura di circa 20.000 metri quadrati. Avevano raggiunto uno strapotere immenso. Nel 1975 Luigi Corleo, suocero di Nino, venne sequestrato. Prima vennero chiesti 20 miliardi di riscatto, poi 10, ma l'anziano esattore venne sequestrato e ucciso su ordine di Dorina, reggente della cosca di Corleone, in sostituzione del boss Luciano Liggio. Il sequestro venne attuato per dare un duro colpo al prestigio dei cugini Salvo e dei loro associati Stefano Bondate e Tano Badalamenti, i quali non riusciranno ad ottenere né la liberazione dell'ostaggio né la restituzione del corpo. Anche Serina negò con forza ogni coinvolgimento nel sequestro. Secondo le dichiarazioni di Buscetta, al sequestro parteciparono 2 malavitosi romani, segno che la mafia era arrivata già a Roma. Dopo l'inizio della seconda guerra di mafia, i cugini Salvo passarono dalla parte dello schieramento dei Corleonesi, che faceva capo proprio a Riina. Inoltre i cugini Salvo erano in stretti rapporti con i deputati Giulio Andreotti e Salvo Lima. Infatti, in occasione delle nozze della figlia di Nino Salvo, celebrate nel settembre del 76 alla presenza di Salvo Lima, si dice che Andreotti inviò un vassoio d'argento come regalo agli sposi e che nel 1979 Andreotti stesso incontrò i Salvo presso l'Hotel Zagarella durante la campagna elettorale in sostegno di Lima. Il 12 novembre 1984 il giudice Giovanni Falcone chiese ed ottenne l'arresto dei cugini Salvo con l'accusa di associazione di tipo mafioso. Nino Salvo morì in Svizzera, in una clinica di Bellinzona, il 19 gennaio 1986 per un tumore, attorniato dai suoi parenti. Non si era ancora concluso il maxi processo di Palermo, nel quale era imputato insieme al cugino ed altre centinaia di persone. Alcuni giornalisti sostennero che Salvo aveva inscenato la morte ed era fuggito in Brasile. Qualche tempo dopo la morte si è scoperto che Nino Salvo era iscritto ad una loggia massonica. Ignazio Salvo invece fu condannato a 7 anni di carcere per associazione mafiosa in primo grado, mentre in appello la condanna venne ridotta a 3 anni. Il 17 settembre 1992 Ignazio Salvo venne ucciso mentre stava entrando nel cancello della sua abitazione da un gruppo di killer capitanato da Bagarella, Brusca e Tonino Gioè.
Ad ordinare la sua morte fu Totò Riina ed il motivo dell'assassinio fu lo stesso di Salvo Lima. Salvo aveva dato garanzia che si sarebbe attivato perché in Cassazione la sentenza del maxi processo venisse annullata. Inoltre, secondo i collaboratori di giustizia, il delitto venne eseguito anche per lanciare un avvertimento a Giulio Andreotti. È morto come il suo grande amico, come Salvo Lima, ammazzato anche lui nell'anno 1992 a Palermo, città dove morivano grandi servitori dello Stato come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ma anche uomini d'onore che per quasi mezzo secolo sono stati considerati degli intoccabili. E così lo chiamavano questo re di Salemi, l'intoccabile Ignazio Salvo, esattore, uno dei terribili cugini che hanno dominato e soffocato la Sicilia fino ai primi anni '80, travolti poi dalle confessioni dei pentiti e dalle grandi indagini giudiziarie. L'hanno ucciso intorno alle 11:30 di sera, dentro la sua villa di Santa Flavia, la stessa dove fu ospitato il superboss Tommaso Buscetta durante la sua latitanza. Classica tecnica. Guerra su più fronti. Esterna, interna, uso terroristico, uso giudiziario di inchieste in corso per colpire nemici, hanno il volto dei corleonesi con l'acqua alla gola, dei corleonesi braccati, processati e condannati, inseguiti dalle polizie e dagli investigatori di mezzo mondo. Anche l'omicidio di Ignazio Salvo è la loro risposta a chi li ha mollati, li ha scaricati dopo 20 anni di protezioni. Loro erano i cugini Nino e Ignazio Salvo, gestori fino all'82 della maggior parte delle esattorie siciliane, finanzieri, industriali, agricoltori, proprietari di immobili e di alberghi. Poco più che cinquantenni, originari di Salemi, un comune al centro della Valle del Belice. I cugini Salvo sono stati forse gli uomini più ricchi della Sicilia, a cominciare appunto dalle esattorie, che grazie ad una serie di leggi votate quasi all'unanimità dell'Assemblea siciliana, che nel settore aveva competenza primaria, avevano un aggio di quasi il 10% sui ruoli, superiore di 3 o 4 volte rispetto alla media nazionale. Figli di fratelli, entrambi agiati agricoltori di Salemi, non disponevano ufficialmente di redditi degni di nota. In aggiunta, in numerosi rapporti dei carabinieri del Trapanese, il padre di Ignazio, Luigi, veniva definito personaggio di rispetto legato alla mafia. Verso la metà degli anni 50 Nino Salvo conosce Franca Corleo, la maggiore delle figlie dell'esattore Luigi Corleo, titolare di alcune piccole esattorie nel Trapanese, e quell'amore cambierà per sempre il loro destino. Grazie di avermi seguito fino a qui. Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al mio canale. È assolutamente gratis e aiuti il canale a crescere e portare sempre nuovi contenuti. Spero di vederti presto sul mio canale. A presto.